Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per dicembre 2024. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici dello Scorpione. Momento di concretizzazione, momento anche di stabilità per qualcuno. Ed essendo un imperatore, e parla quindi dell'archetipo del padre, perché no, magari per qualcuno si avvicina la genitorialità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e per chi invece volesse approfondire il tema dei tarocchi a gennaio parte il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Anche di quello c'è il link nella descrizione. Ragazzi, io in descrizione inserisco sempre le novità, i corsi, le promozioni. Voi aprite la tendina e date un'occhiata, poi per ogni informazione aggiuntiva mi scrivete via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di dicembre per gli amici dello Scorpione. Partiamo con un 9 di coppe. 9 di coppe è una carta di grande soddisfazione emotiva e personale. Abbiamo un 7 di spade. Cinque di denari. 2 di bastoni. Abbiamo un 8 di bastoni, una regina di bastoni. Abbiamo un fante di spade e un matto. Allora, devo dire che le carte non sono malaccio. Adesso andiamo a vedere un attimino di spiegarle per capire com'è l'energia. Diciamo che movimento energetico c'è per il mese, poi andrò a fare i vari esempi con single, relazioni, piuttosto che relazioni in difficoltà o situazioni strane. Partiamo da questo 9 di coppe. Come vi ho detto è una carta di grande appagamento, di grande soddisfazione personale. E qui abbiamo la regina di denari e la carta della forza. C'è un qualche cosa di concreto che può essere anche una conoscenza, considerato la regina di denari, che va avanti. Ho come la sensazione che sia una cosa dove già state bene e che semplicemente state portando avanti. Perlomeno questo diciamo che è l'energia iniziale del mese. Andiamo a vedere il 7 di spade. Fante di pentacoli e 10 di pentacoli. Anche la gatta ha dei commenti da fare inerenti a questo gruppo. Sento ragazzi che qualcuno potrebbe effettivamente raccontarvi come delle storie, visto che c'è un 7 di spade, sono sempre quelle cose dette un po' a metà, quelle mezze verità, e potrebbe far riferimento o a una situazione familiare o a una situazione con figli, come se qualcuno vi dicesse che ha, faccio un'ipotesi, che ha degli impegni con i figli o con la famiglia, ma in realtà non è vero. Oppure un'altra
lettura di questo gruppo di carte potrebbe anche essere che qualcuno vi dica determinate cose nel mese di dicembre inerenti al formare una famiglia che poi in realtà non sono quelle, cioè è come se voi prendeste quello che la persona dice per oro colato mentre l'altra persona sta ragionando ad alta voce. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli perché è una carta di perdita il 5 di Pentacoli. Può parlare di una perdita, ecco anche il 5 di Coppe è una carta di perdita. 5 di Coppe, 10 di Spade e 7 di Bastoni. È come se ci fosse la possibilità di chiudere con un certo capitolo, con una certa questione, una certa situazione. Anche se con il 2 di bastoni probabilmente qualcuno non sa se farlo o no. Chiudere con la situazione potrebbe essere, non lo so, potrebbe, questo 7 di spade potrebbe anche essere una bugia del tipo no, non voglio famiglia e voi perdere la speranza di poter costruire una famiglia con questa persona. Giusto per farvi capire cosa intendo io. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 5 di denari nuovamente e papa. Qui ragazzi, se siete in una relazione a tre, qualcuno potrebbe veramente in questo mese valutare se è il caso di mandare al monte la vostra relazione stabile per iniziare una relazione con un'altra persona ed è per quello che è importante per voi sapere cosa ne pensa l'altro, che intenzioni ha, se vuole creare una famiglia oppure no. Qui con questi due 5 di pentacoli potrebbe arrivare effettivamente una delusione, c'è una perdita, può essere una perdita economica, considerato che è un pentacolo, però abbiamo anche le coppe, quindi è come se si perdesse un'occasione o ci fosse una paura di sottofondo di fare il passo più lungo della gamba e da lì questa titubanza del 2 di bastoni. Andiamo a vedere l'8 di bastoni perché ho come l'idea che ci sia qualche cosa che non viene detto. Ora non so se non viene detto, cioè viene detto in modo distorto o proprio non viene detto, quindi può essere una verità occulta, una mezza verità come vi dicevo prima, però è come se la comunicazione potesse migliorare. Io credo che qui vi stiate aspettando letteralmente che un certo tipo di ciclo di karma possa terminare, soprattutto se siete in una relazione a tre. Adesso andiamo avanti, poi farò gli esempi settore per settore. Allora, la regina di bastoni è spiegata da un asso di spade. Dalla giustizia e dal tre di spade. Di nuovo, l'asso di spade al contrario. Ragazzi, io credo che qui potreste, se siete single, ma ci arrivo dopo, conoscere qualcuno che è già impegnato. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un re di coppe e il sole. Ragazzi, devo dire che le energie potrebbero cambiare. Sento che con il fante di spade acquisirete informazioni, magari proprio quelle che qua non arrivano, con il 7 di spade, l'asso di spade al contrario e l'8 di bastone al contrario. Ed essendoci anche il sole, è come se acquisirete maggior chiarezza mentale. Ad un certo punto è come se ci fosse un'apertura della situazione. Andiamo a vedere questo matto perché è una carta di inizio, una carta di novità, di nuove storie, mettiamola così, di nuove avventure, di aria fresca. Imperatrice e fante di spade nuovamente. Allora ragazzi, partiamo dai single. Se siete single e non conoscete nessuno, sento che potreste effettivamente conoscere una persona che apparentemente sembra la persona dei vostri sogni, ma potrebbe nascondervi che ha già una famiglia o che sta uscendo da qualche tipo di legame, anche non ufficiale, come se ci fosse già una storia in piedi con questa persona. E devo dire che tutto sommato
nonostante veniate a sapere questa cosa, magari qualcuno lo sa già, allora, durante il mese di dicembre qualcuno riceverà una delusione, nel senso che probabilmente inerente a questa situazione o a questa persona le cose non andranno esattamente come vi aspetterete. Quello che potrebbe essere occulto all'inizio del mese, sento che verso la fine del mese, anche se non verrà detto esplicitamente, ma vi sarà chiaro, cioè anche se non cogliete la persona con le mani nel sacco, piuttosto che se non vi dice chiaramente una determinata cosa, avrete abbastanza chiarezza mentale da rendervi conto da soli di come sono effettivamente le cose, ok? Il punto è qui che è come se ci fosse un certo tipo di ciclo che si ripete. Può essere nella vostra vita, cioè incontrate sempre lo stesso genere di persone, oppure avete sempre lo stesso tipo di approccio con la gente, oppure, non so, c'è qualche dinamica che si ripete che ha bisogno di essere rinfrescata. È come se aveste bisogno di ritrovare un po' l'entusiasmo per la vita, mi viene da dire. Comunque, tutto sommato, c'è possibilità di avere leggerezza durante questo mese e c'è anche possibilità di mantenere la propria posizione. Cioè, l'imperatore è una persona che ha un ruolo e prende una posizione. È vero che qui l'imperatrice è il contrario, quindi non credo che entro la fine del mese diventerete una coppia, la vedo più come una frequentazione, però diciamo che promette bene, ragazzi. Sento anche utile per voi non farvi tante domande a livello di testa, ma avendo il matto è un po' come se le carte vi dicessero buttati, fai il salto di fede. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, se la relazione è agli inizi, devo dire ragazzi che ci sono degli sviluppi interessanti, potrebbero non dirvi effettivamente quello che pensano inerente al costruirsi una famiglia, piuttosto che all'ufficializzare la relazione. Cioè, sento come se qualcuno, voi sollevate un tema e l'altra parte vi dice, ma sì, dai, poi vedremo. Non è né sì né no, non si capisce come l'altra persona pensi inerente al tema che voi avete sollevato. E anche per voi non importa se la persona ve lo dirà o farà qualche cosa in modo esplicito, entro la fine del mese avrete le idee molto più chiare su che tipo di persona avete davanti. Vi dico, non è male, sento che dovete lasciare un pochettino andare il vostro controllo. Ok? Tenete presente che l'imperatore è anche una carta che parla di regole, qui avete la giustizia, qui avete il papa, sono tutte carte che parlano di contratti. Per cui sento che probabilmente sarà utile lasciare andare certe regole perché limitano e buttarsi un po' di più, sperimentare un pochettino di più la vita, come vi dice il matto. Per quello che riguarda invece le coppie che hanno già, insomma, una storia, un trascorso, un vissuto, allora, devo dire che ci sono dei progetti in atto, potrebbe anche semplicemente essere un'idea di un progetto. Non volate troppo alto perché vi dico, per chi è in coppia ci potrebbero essere come delle noie monetarie, quindi qualsiasi tipo di progetto non investite troppo o comunque fatevi bene i conti prima di far partire questo progetto e devo dire che questo potrebbe effettivamente dare una sferzata di energia in più alla relazione. E se per caso state cercando dei bambini, ci potrebbe essere un tema legato al siamo una coppia che convive, ma se vogliamo veramente dei figli, dobbiamo legalizzare, regolarizzare la nostra unione. Ed è qui che inizia un po' il fumo all'interno della relazione, come se ci fossero delle cose ancora proprio da chiarire, ragazzi. Però se state cercando un figlio, devo dire che dicembre può essere un mese fertile per fecondare un bambino. Ho ben 3 carte, 1, 2, 3, 4 carte. Se poi consideriamo anche i fanti, sono 6. Quindi ci sono delle possibilità effettivamente, se è quello, insomma, il vostro obiettivo. Se siete in una relazione un po' strana, non ben definita, che non si capisce bene, allora, sento che ad un certo punto mollerete un po', come vi posso dire, questa quadratura mentale, le cose devono andare così, le cose devono essere fatte così, però
se uno vuole X deve fare cos'ha, e invece no, quella è una vostra struttura mentale e avere il matto alla fine della lettura mi fa pensare proprio che avete bisogno di sciogliere questi vincoli mentali, come di togliere queste credenze. Ehm, Tutto sommato, ragazzi, devo dire che con la vostra persona di interesse ci saranno dei bei momenti nel mese di dicembre. Magari quello che vi posso dire saranno momenti fugaci, non ci saranno dei fine settimana pieni, saranno più momenti o ore magari dove vi incontrate, cioè è come se ci fosse meno tempo nel mese di dicembre per vedervi. Se siete in una relazione che insomma non va tantissimo, ragazzi, perché magari ci sono delle dipendenze, perché ci sono delle delusioni, perché ci sono anche debiti di gioco per qualcuno, mi han parlato di debiti di gioco. Allora, innanzitutto devo dire che ho come la sensazione che le cose potrebbero ritornare in asse, ritornare in linea, come se quello fosse stato solo un momento. Però un consiglio che vi danno le carte, invece di puntare sempre il dito su questa dipendenza, su questa mancanza, nutrite altri lati della coppia. Nelle terapie olistiche, quando una persona viene, sono apertrice shiatsu, e quando la persona viene mi dice che ha tipo un male alla cervicale tremendo. Le terapie olistiche trattano tutta la persona, olos arriva dal greco, vuol dire tutto. Quindi che cosa si fa? Non si lavora direttamente sul sintomo, sulla cervicale, si lavora su tutto il resto e si accresce lo stato di salute della persona. È come un vaso quando c'è dell'acqua e viene buttato dell'olio. Per togliere l'olio, per togliere la materia, diciamo, inquinante, si butta acqua, si butta semplicemente materia pulita. Acqua pulita e prima o poi l'olio esce. E qui è un po' la stessa cosa, ok? Bisogna lavorare sulla parte sana, accrescere la parte sana in modo che la parte malata o meno sana esca dal corpo. Spero di aver reso l'idea di non essermi incartata troppo con le parole. Bene, ragazzi, penso di aver toccato tutti gli ambiti. Devo dire che c'è come un nuovo inizio, secondo me, a gennaio del 2025. Le previsioni sono già online, quindi vi consiglio di andare a vederle. Però ho come l'idea che dicembre sia un momento dove si tirano un po' le somme, si abbandonano certi schemi quadrati, certe regole e dall'altra parte altre cose invece vengono regolarizzate. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Allora, abbiamo crescita e fa vedere che c'è una piantina tra le mani di questa persona. È una carta numero 1, tra l'altro, quindi è una carta di nuovo di inizio e sento che per tutte le persone che siano in questa fase di inizio si avvicina un momento di crescita. Ma sì, infatti avete sia l'espansione, avete sia l'imperatrice che l'imperatore, che sono due carte di espansione. E poi abbiamo la carta numero 22. E questa carta rimanda un pochettino agli schemi di comportamento che abbiamo introiettato e che magari è ora di lasciare indietro. Sono schemi di comportamento o di pensiero, dinamiche quadrate, come vi dicevo prima, di pensiero, che vi fanno rimanere un pochettino intrappolati in certe dinamiche. Ok, qui dovete secondo me lasciare un pochettino andare questi schemi e buttarvi a capofitto, come dice il matto, fare il salto di fede, godervi quello che la vita vi dà. Ah, sì, l'ho detto dei bambini, vero? Se volete bambini, vedo che è un mese molto fecondo, sì, ma mi pare di averlo detto. Bene, andiamo a vedere un koan. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Questa è una frase, è uscita già anche in un'altra lettura, è parecchio impegnativa, ragazzi,
perché il nonno muore e va bene, tutti i nonni muoiono prima o poi, però il figlio muore è come se fosse una cosa contro natura, di solito muoiono prima i genitori, mm? In ordine di età. E poi vi dice, questa è fortuna. In ogni caso, qualsiasi sia l'evento, è una fortuna, è una benedizione, è come se vi dicessero di capire il perché le cose succedono invece che a voi, per voi. Cioè quello che succede è per il nostro più alto bene, sempre. Anche se noi non ce ne rendiamo conto, anche se il nostro ego non è d'accordo con quello che sta succedendo, anche se noi vogliamo altre cose. Mm? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è una sorta di scuola, sono più di 25 anni di studi miei messi a vostra disposizione. Comunque, se volete sapere di cosa si tratta, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì si vedono i titoli. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!